Ciao a tutti cari amici di Fabula Stalker, sono Maurizio, il vostro amico scienziato. Da questo video partirà una specie di miniserie nella serie, dove esploreremo i più famosi vulcani presenti in ogni continente e in ogni puntata vi saranno presenti almeno uno o due continenti, per poi arrivare a parlare nell'ultimo episodio della saga ai vulcani dell'interno della Terra. Oggi parleremo dei vulcani presenti nel continente europeo e a seguire in quello asiatico, ma escludiamo i vulcani italiani perché ne abbiamo già parlati in un vecchio video che vi invito a recuperare se non l'avete ancora visto. Ma non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito con l'episodio. Quando si parla di vulcani in Europa, pensiamo subito all'Italia, con vulcani come ad esempio l'Etna, il Vesuvio, lo Stromboli e fine della storia. Ma se ti dicessi che alcuni dei vulcani più imprevedibili e potenzialmente pericolosi del continente sono altrove? Oggi facciamo un viaggio tra i rischi vulcanici europei meno conosciuti. Attenzione! Non stiamo parlando solo di eruzioni spettacolari, ma di rischi reali con cenere, gas tossici, esplosioni e impatti sul clima. Partiamo dal posto più ovvio ma anche più estremo. L'Islanda è uno dei paesi più vulcanicamente attivi al mondo. E il problema non è solo quanti vulcani ci sono, ma come eruttano. Molti sono nascosti sotto i ghiacciai. Quando eruttano, il calore scioglie il ghiaccio e crea inondazioni improvvise chiamate Jökullaub. E poi c'è la cenere. Nel 2010 un'eruzione ha bloccato il traffico aereo in tutta Europa per giorni. E questo è il punto. Anche un'eruzione moderata può avere effetti globali. Le isole Canarie sembrano un paradiso, ma sono di origine vulcanica. La Palma, nel 2021, ha mostrato cosa significa convivere con un'eruzione. Lava lenta, inarrestabile che distrugge tutto quello che incontra. Non è stata spettacolare come un'esplosione, ma devastante per chi vive lì. In Germania l'ultima cosa che ti aspetti sono i vulcani. E invece nella regione dell'Eifel ce ne sono decine. Il più famoso è il lago di Lachersee, nato da un'eruzione geologica relativamente recente, circa 11.000 anni fa. La cosa inquietante è questa. Non sono considerati estinti, ma quiescenti.
Santorini, oggi è una meta turistica da cartolina, ma circa 3600 anni fa ha prodotto una delle più grandi eruzioni della storia umana. Un'esplosione così potente da contribuire al crollo della civiltà minoica. E il sistema vulcanico è ancora attivo. Non significa che esploderà domani, ma significa che il rischio esiste. Ma c'è un altro vulcano meno famoso, e forse più subdolo. A Nisiros il pericolo non è la lava, ma esplosioni improvvise causate da gas e vapore. Eventi difficili da prevedere e potenzialmente pericolosi per chi si trova nel posto sbagliato. Il punto è che il rischio vulcanico in Europa è più diffuso di quanto pensiamo. Non sempre significa eruzioni apocalittiche, ma anche eventi più piccoli possono avere impatti enormi su economia, clima e vita quotidiana. Ma se pensi che i vulcani più pericolosi siano in Europa, è perché non hai guardato verso est. In Asia si trova la zona più vulcanica del pianeta, e alcuni di questi vulcani non sono solo attivi, sono imprevedibili. Vediamo i vulcani più pericolosi e sottovalutati dell'Asia, tra eruzioni devastanti e giganti che sembrano dormire. Partiremo da uno dei paesi più vulcanici del mondo. In Russia esistono alcuni dei vulcani più attivi del pianeta, ma quasi nessuno ne parla, perché si trovano in uno dei luoghi più isolati del mondo, la Kamchatka. Qui ci sono decine di vulcani attivi, parte dell'anello di fuoco del Pacifico. Alcuni dei più importanti sono Klyuchevskaya Sopka, uno dei vulcani attivi più alti del mondo, lo Shiveluch con eruzioni esplosive frequenti e Karimsky tra i più attivi in assoluto. I rischi principali sono le eruzioni esplosive anche molto violente, cenere vulcanica che può interferire con i voli tra Asia e America e flussi piroclastici nelle aree vicine. Ma qui c'è una differenza fondamentale rispetto ad altri paesi. La Kamchatka è quasi disabitata e questo cambia tutto. Qui il rischio non è tanto per le persone, ma per quello che succede sopra le nostre teste. Perché una grande eruzione può comunque avere effetti globali. Tra la Cina e la Corea del Nord si trova il vulcano conosciuto in cinese, Changbaishan, e in coreano Paektu. Ha prodotto una delle eruzioni più grandi degli ultimi 2000 anni.
L'ultima eruzione del Changbaishan avvenne nel 1903, ma in epoca storica il vulcano ha registrato un'attività eruttiva modesta agli inizi del XX secolo, sebbene sia famoso soprattutto per la colossale Millennium Eruption del 946 d.C., una delle più grandi e violente degli ultimi millenni. Oggi è silenzioso, ma ancora attivo, e i rischi principali sono eruzioni esplosive su larga scala e cenere che potrebbe diffondersi in tutta l'Asia orientale. E la sua difficoltà è il monitoraggio continuo. È uno di quei vulcani che non fanno parlare di sé finché non succede qualcosa. Inoltre in Cina esistono altri vulcani. Sebbene molti siano dormienti, l'area di Tengchong e il monte Changbai sono costantemente monitorati per la loro attività sismica e geotermica. In Giappone esistono oltre 100 vulcani attivi. Il più famoso ed iconico è il Monte Fuji, ma non è spento, è quiescente e i rischi principali sono eruzioni esplosive improvvise, l'AR dopo piogge intense e la cenere che può colpire Tokyo e bloccare i trasporti. Una sua eruzione oggi avrebbe impatti enormi su una delle aree più popolate del pianeta. Altri vulcani tra i più pericolosi e noti includono il Sakurajima, il monte Aso, il monte Shinmoedake, il monte Unzen, il monte Asama, il monte Usu. Inoltre il Giappone ha un'enorme caldera vulcanica sottomarina, con un diametro che arriva a 19 km, chiamata Kikai Caldera, conosciuta anche come Kikai Gashima, o complesso della caldera Kikai. Il complesso della caldera di Kikai ha due caldere ovoidali gemelle di 20 km per 17 di diametro. Non ha avuto una grande eruzione catastrofica di recente. Infatti l'ultima risale a circa 7300 anni fa, nota come eruzione Akahoya, che ha creato l'attuale caldera sottomarina. Ma studi pubblicati a marzo e aprile 2026 hanno confermato che il suo serbatoio magmatico si sta ricaricando attivamente, ponendolo in una fase di quiescenza attiva, con alto potenziale esplosivo. La sua attività è legata alla subduzione della placca del mare delle Filippine sotto la placca eurasiatica, in un contesto di convergenza di placche. Tra le principali nazioni asiatiche situate lungo la cintura di fuoco del Pacifico, una zona ad altissima attività sismica e vulcanica, sono oltre il Giappone anche le coste orientali della Russia, Indonesia, Filippine e Taiwan.
In Indonesia ci sono più di 130 vulcani attivi. Alcuni dei più pericolosi sono il Krakatoa, il Merapi e il Tambora. Qui le eruzioni sono spesso esplosive e violente. E i rischi principali sono i flussi piroclastici, nubi roventi che distruggono tutto a centinaia di chilometri orari. La cenere vulcanica che può oscurare il cielo e bloccare i voli. E gli tsunami, nascere da crolli o esplosioni vulcaniche. Il problema? Milioni di persone vivono a pochi chilometri. A volte però la causa di morte è ignorare i segnali di pericolo e gli allarmi delle autorità locali. Un esempio di questo tipo ci è dato dall'eruzione dell'8 maggio 2026 di uno dei vulcani più attivi dell'Indonesia, il Monte Dukono, un vulcano decisamente molto complesso. La sua principale caratteristica è infatti proprio quella di essere soggetto a continue eruzioni esplosive, spesso accompagnate da colate laviche. Ha fatto almeno 3 vittime e 20 dispersi. In questo caso, però, l'area risultava già chiusa ai visitatori dal 17 aprile 2026, dopo che gli scienziati avevano registrato un aumento dell'attività vulcanica. Il divieto era stato segnalato con comunicati e cartelli lungo i percorsi di accesso. Nonostante l'area fosse stata dichiarata zona rossa e inaccessibile dalle autorità locali, molti turisti hanno ignorato i segnali di pericolo e i divieti, andando incontro al pericolo, e ciò ha trasformato la loro incoscienza in tragedia. La maggior parte degli escursionisti è stata evacuata, ma il recupero dei corpi è risultato complesso a causa dell'attività vulcanica persistente. Spesso escursionisti e turisti, spinti dalla volontà di scattare foto per i social media, si avventurano incoscientemente incontro al pericolo. Questo ci insegna che bisogna sempre rispettare i segnali di pericolo e gli avvertimenti delle autorità locali. Nelle Filippine si trovano alcuni dei vulcani più attivi del mondo. I più pericolosi sono il Mayon, il Taal e il Pinatubo. Qui il problema è la rapidità delle eruzioni e i rischi principali sono le eruzioni improvvise con poco preavviso, i flussi piroclastici e la cenere su larga scala, come nel 1991 avvenne con il Pinatubo. Intere città possono essere evacuate in poche ore. La più recente eruzione del vulcano Mayon, avvenuta il 2 maggio 2026, ha causato l'evacuazione di oltre 300 famiglie, ma per fortuna non si sono registrate vittime né feriti, anche se le conseguenze sono state significative. Nubi dense di cenere si sono disperse su 87 centri abitati in 3 diverse municipalità, sorprendendo la popolazione e creando gravi disagi alla circolazione stradale a causa della visibilità quasi nulla. Inoltre ha avuto un impatto economico negativo. I campi coltivati sono stati danneggiati e diversi animali da allevamento sono morti. L'evento è stato causato dal collasso di depositi di lava lungo i fianchi del vulcano. Non si è trattato di un'eruzione esplosiva, essendo in attività moderata e intermittente da gennaio 2026. Tuttavia, una grande massa di lava solidificata sul versante sud-occidentale è improvvisamente crollata, generando una colata piroclastica poco prima del tramonto di sabato.
Con i suoi 2462 metri di altezza, il Mayon è noto per la sua forma conica quasi perfetta, che lo rende una delle principali attrazioni turistiche del paese. Allo stesso tempo è anche il più attivo tra i 24 vulcani delle Filippine. In questa zona il vulcanismo è meno evidente, ma esistono sistemi attivi e zone geotermiche. E i rischi principali sono un'attività geotermica instabile e possibili fenomeni improvvisi locali. È un rischio meno spettacolare, ma comunque reale. Un fatto curioso è che tra l'India e l'Himalaya la situazione vulcanica è molto particolare. Non ci sono vulcani attivi nella catena montuosa dell'Himalaya, mentre l'unico vulcano attivo del subcontinente indiano, l'isola Barren, si trova a migliaia di chilometri di distanza, nelle isole Andamane. È uno stratovulcano che fa parte della cintura vulcanica al bordo delle placche indiane e birmana, che ha ripreso l'attività negli anni 90 e mostra eruzioni periodiche con colate laviche e cenere. Essendo situato su un'isola disabitata, il rischio per la popolazione è limitato, sebbene rappresenti un pericolo per la navigazione e il traffico aereo locale. Altri vulcani sono presenti nei pressi dell'isola, come l'isola Narcondam, un vulcano dormiente, e i vulcani sottomarini Alcock e Sewell e l'isola Baratang con i vulcani attivi dal 2003, con eruzioni sporadiche di fango e gas. Non sono vulcani magmatici, ossia non emettono lava, ma eruttano fango freddo e gas metano. Possono provocare piccoli terremoti locali e rappresentano un'attrazione turistica monitorata ed hanno una pericolosità moderata. Ma perché non ci sono vulcani in Himalaya? Nonostante l'Himalaya sia un'area sismicamente molto attiva, non ci sono vulcani attivi perché la catena si è formata dalla collisione tra due placche continentali, quella indiana ed eurasiatica. In una collisione continentale, la crosta si spessisce e si accartoccia verso l'alto formando montagne, ma non c'è la subduzione di una placca oceanica sotto l'altra, un processo necessario per creare il magma che alimenta i vulcani. Pertanto, il rischio vulcanico nell'India settentrionale è praticamente inesistente, mentre il rischio sismico è elevatissimo. In Asia si combinano tre fattori perfetti: tantissimi vulcani attivi, densità di popolazione altissima e presenza di vulcani quiescenti. Ed è questo che rende il continente uno dei più pericolosi dal punto di vista vulcanico. La penisola arabica possiede vulcani attivi, concentrati principalmente nella parte occidentale dell'Arabia Saudita e lungo il Mar Rosso. La regione occidentale dell'Arabia Saudita è caratterizzata da numerosi campi vulcanici, noti localmente come Harrat. Il più importante e noto è Harrat Rahat, situato vicino alla città santa di Medina. Sebbene molte di queste strutture non eruttino frequentemente, sono considerate attive. Una delle ultime eruzioni significative è avvenuta nel Harrat Rahat nel 1256 d.C., con colate laviche che hanno raggiunto quasi Medina.
Ma perché esistono vulcani in questa zona? Perché la penisola arabica si sta allontanando dall'Africa, un processo che separa le due masse terrestri e forma il Mar Rosso, creando zone di attività tettonica e vulcanica. Nel prossimo episodio parleremo dei vulcani dell'Oceania. Mi raccomando, non mancate. Vi è piaciuto il video? In caso affermativo, vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.